Prendiamo un armadillo, un formichiere e un bradipo. Se li vedi uno accanto all'altro diresti che non hanno niente in comune, sono diversissimi. Invece sono imparentati e non poco. Ogni anno questi tre si ritrovano al cenone di Natale. Com'è possibile? Possibile che gli scienziati si siano sbagliati? Salve a tutti, sono Allozilla e oggi risponderemo a questi interrogativi e scopriremo come vengono classificate le specie e come queste si originano. Iniziamo col dire che no, non si sono svegliati un mattino e hanno deciso che queste tre bestie fossero imparentate. Ciò è stato scoperto attraverso analisi morfologiche, forma del cranio e delle varie articolazioni, e filogenetiche, DNA, che, nonostante si sia modificato nel corso dell'evoluzione della specie, è simile. Queste analisi ci hanno permesso di inserire questi tre animali nel superordine degli Xenatri, di cui loro sono gli unici rappresentanti viventi. Cos'è un superordine? Per spiegarlo bisogna un attimo dire che ci sono 7 categorie tassonomiche in tassonomia: regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere e specie. Il superordine si inserisce tra ordine e classe, è di poco superiore all'ordine ma inferiore alla classe. Abbiamo introdotto il termine tassonomia. Che cos'è? La tassonomia è quella disciplina che si occupa della classificazione gerarchica e delle specie. Come abbiamo detto prima, regno, phylum, eccetera. Quindi ci dà informazioni molto dettagliate su un animale, ma non ci dice molto per quanto riguarda la sua storia evolutiva. Per ottenere questo genere di informazioni bisogna fare ricorso alla filogenesi, che si occupa proprio di studiare l'evoluzione delle specie. Per capire meglio utilizzeremo questo, l'albero filogenetico. Iniziamo dal basso. Vediamo subito quei bricconcelli degli amnioti. E che cosa sono? Gli amnioti sono quegli animali che più di 300 milioni di anni fa si sono stufati di stare a mollo nell'acqua perché gli si raggrinzivano sempre le mani e questo causava body shaming. Quindi, per stare lontani dai bulli e avere belle mani, si sono avventurati sulla terraferma. Oltre a sviluppare dei polmoni che permettessero loro di passare la maggior parte del tempo sulla terraferma, hanno sviluppato la capacità di fare uova con un guscio protettivo, in modo che i loro piccoli nascessero sulla terraferma a riparo dai predatori. Andando verso l'alto, vediamo subito una prima biforcazione, cioè è avvenuta una speciazione. Abbiamo ora i sinapsidi, di cui fanno parte i mammiferi e gli Eureptilia, che contengono al loro interno i rettili e gli uccelli. Sì, uccelli e rettili sono nello stesso gruppo WhatsApp. Sconvolti, vero? All'interno degli Eureptilia troviamo gli anapsidi e i diapsidi. La differenza tra sinapsidi, anapsidi e diapsidi sta nella quantità di finestre temporali che hanno. Le finestre temporali sono aperture bilaterali simmetriche che si trovano sulla tempia del cranio degli amnioti. I sinapsidi presentano una finestra temporale, i diapsidi 2 finestre temporali e gli anapsidi nessuna finestra temporale, forse perché volevano essere alternativi. All'interno dei diapsidi troviamo gli arcosauri. Questi si suddividono a loro volta in crurotarsi e in ornitodiri. Fanno parte dei crurotarsi i crocodilomorfi, in cui sono contenuti tutti i coccodrilli odierni ed estinti. Negli ornitodiri ci sono invece gli pterosauria, Pteranodon, Dimorphodon, eccetera, e i dinosauria, Allosaurus, Spinosaurus, Brachiosaurus, eccetera. Le diramazioni, come abbiamo detto, sono i punti dove nascono nuove specie. Ma cos'è una specie? La specie viene definita come individui in grado di accoppiarsi e produrre prole fertile. La speciazione è la risultante della selezione naturale e può essere di 4 tipi. Allopatrica. Avviene per via di barriere geografiche che separano due popolazioni appartenenti alla stessa specie. L'isolamento può avvenire per barriere continentali come montagne, deserti e mari. Quando ciò avviene, le popolazioni verranno soggette a selezione naturale, ovvero sopravvivranno gli esemplari più adatti a vivere in quelle condizioni. Se questo isolamento persiste, le due popolazioni non potranno più essere interfeconde tra di loro. Simpatrica. Avviene quando due popolazioni, pur non essendo separate da barriere continentali, si evolvono in maniera diversa. Parapatrica. Avviene quando abbiamo due popolazioni che non sono separate completamente da barriere geografiche, ma hanno zone di contatto ristrette. Peripatrica.
Avviene quando un ristretto numero di individui fonda una nuova popolazione ai margini dell'areale della specie origine, ad esempio colonizzando un'isola vicino alla costa. Ma alla fine, a che serve sapere tutto questo? Vedi, senza queste informazioni non saremmo in grado di comprendere il mondo attorno a noi e ricostruire l'evoluzione delle specie, inclusa la nostra. Non sapremmo che, come nel caso iniziale, specie diverse sono imparentate con altre. Quindi, penso che per oggi sia tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto da Allozilla.